Benvenuti nel mondo virtuale di Earth 2. Io mi presento, sono Alessandro e questo qui è il mio avatar K. Faccio questi video con un avatar perché penso che chi si appassionerà a questo gioco ne dovrà avere sicuramente uno. L'ho creato semplicemente con VTuber Maker perché non ho alcuna nozione su software di modellazione, animazione. Poi sono fiducioso che il team di Earth 2 ci metterà a disposizione un sacco di avatar da personalizzare a piacere. Con questi video cerco di farvi capire come sta evolvendo questo nuovo mondo. Oggi vedremo i 20 paesi in cui i lotti costano di meno. La Georgia è uno stato sulle rive del Mar Nero. La Georgia fa parte del Consiglio d'Europa, dell'OSCE, di Eurocontrol, della Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo e del Guam. La Georgia è un paese povero di minerali, tranne qualche giacimento di medie o piccole dimensioni di manganese, carbone fossile, petrolio. E oggi possiamo comprare un lotto a 50 centesimi di dollaro. Il Gambia è uno stato dell'Africa occidentale. È completamente circondato dal Senegal, a eccezione del punto in cui il fiume Gambia sfocia nell'Oceano Atlantico. Con una superficie di appena 11.295 km², è lo stato più piccolo dell'Africa e oggi possiamo comprare un lotto a 50 centesimi di dollaro. È uno stato dell'Asia centrale. Il Tagikistan ha due patrimoni mondiali dell'UNESCO, la zona archeologica di Sarazem e il Parco nazionale del Pamir. Le risorse minerarie includono argento, oro, uranio e tungsteno e oggi possiamo comprare un lotto a 50 centesimi di dollaro. Le Samoa sono uno stato insulare dell'Oceania, composto da un gruppo di isole dell'Oceano Pacifico meridionale, all'interno dell'arcipelago delle Samoa. Le isole occupano 2.944 km² e contano 214.000 abitanti circa. Prima della colonizzazione tedesca il prodotto principale era la copra, ossia la polpa essiccata del cocco, seguita dal cacao e dalle banane. Le isole ospitano numerosi alberghi e villaggi turistici per accogliere le migliaia di turisti che vogliono passare le vacanze sull'isola. E oggi possiamo comprare un lotto a 50 centesimi di dollaro. Tuvalu, in precedenza conosciute come Isole Ellis, è uno stato insulare polinesiano situato nell'Oceano Pacifico a metà strada tra le isole Hawaii e l'Australia. Comprende 4 isole coralline e 5 atolli con una superficie di appena 26 km² ed è il secondo paese meno popolato al mondo, dopo la Città del Vaticano. Inoltre è il secondo membro più piccolo delle Nazioni Unite.
In termini di grandezza fisica del territorio, Tuvalu è il quarto stato più piccolo al mondo. Più grande solo di Città del Vaticano, 0,44 km², Monaco, 1,95 km², e Nauru, 21 km². E oggi possiamo comprare un lotto a 49 centesimi di dollaro. Il Gibuti, ufficialmente Repubblica di Gibuti, è uno stato dell'Africa orientale posto all'estremità meridionale del Mar Rosso, presso lo stretto di Bab el-Mandeb. Ed è situato nel Corno d'Africa. La popolazione ammonta a circa 800.000 abitanti ed ha una composizione multietnica, anche se con netta prevalenza di Somali e Afar. Il Gibuti sfrutta la sua posizione strategica di punto di snodo tra il Mar Rosso e il Golfo di Aden, che rende il paese un importante centro di traffici commerciali. Questa attività di transito commerciale è svolta soprattutto nel porto di Gibuti, che è il cuore economico della nazione. Il porto è anche un importante centro di rifornimento carburanti e di trasbordo per le navi, e oggi possiamo comprare un lotto a 48 centesimi di dollaro. Burundi è uno stato africano di 27.830 km² di superficie che confina con il Ruanda a nord, con la Repubblica Democratica del Congo a ovest e con la Tanzania a sud ed a est. Si trova nella regione geografica dei Grandi Laghi ed è uno stato senza sbocco al mare. L'attività agricola a cui si dedica la maggior parte della popolazione è rivolta sia alle produzioni per l'autoconsumo, arachidi, patate, riso, sia quelle commerciali e di piantagione, agrumi, banane, caffè, cotone, canna da zucchero, palma da olio, tè e tabacco. L'allevamento di bovini, caprini, ovini e dromedari è diffuso in tutto il territorio, ma la siccità colpisce spesso le regioni settentrionali provocando frequenti morie di bestiame. La pesca è praticata sulle coste del lago Tanganyika. Una potenziale risorsa di queste regioni è rappresentata dal turismo che ha come meta le savane. E oggi possiamo comprare un lotto a 48 centesimi di dollaro. La Guinea Equatoriale, ufficialmente Repubblica della Guinea Equatoriale, è uno stato dell'Africa centrale. Dell'Africa continentale, la Guinea Equatoriale è il terzo dei più piccoli stati in termini di superficie, dopo il Gambia e Gibuti, è uno dei più piccoli per popolazione. L'estensione del territorio è di 28.051 km² e conta solo 676.000 abitanti. La situazione del paese è ancora oggi difficile, perché le ricchezze derivanti dal settore petrolifero sono distribuite in modo poco equo e tendono a concentrarsi su una porzione poco estesa della popolazione totale. E oggi possiamo comprare un lotto a 48 centesimi di dollaro. Ufficialmente Regno del Lesotho è uno stato dell'Africa del Sud, uno dei 3 regni dell'Africa. Il Lesotho si estende per poco oltre 30.000 km² ed una popolazione di circa 2 milioni di abitanti. La capitale, nonché maggiore città, è Maseru.
Il settore secondario può contare quasi solo sull'attività estrattiva, vista la presenza di miniere di diamanti. Va detto, tuttavia, che l'attività estrattiva è sottodimensionata nonostante la presenza di diamanti, uranio e altri metalli. E oggi possiamo comprare un lotto a 48 centesimi di dollaro. St. Kitts e Nevis, o St. Christopher e Nevis, San Cristoforo e Nevis. È uno stato insulare dell'America centrale corrispondente ad un piccolo arcipelago formato da due isole delle piccole Antille. St. Kitts o St. Christopher e Nevis, le capitale e Basse-Terre. Sin dagli anni 1970 l'economia si basa soprattutto sul turismo, che ha progressivamente rimpiazzato la coltivazione dello zucchero, e oggi possiamo comprare un lotto a 48 centesimi di dollaro. La Georgia del Sud e isole Sandwich australi è un territorio britannico d'oltremare, situato nell'Oceano Atlantico meridionale. Si tratta di un insieme di isole remote ed inospitali, consistente della Georgia del Sud e di un arcipelago di piccole isole note come isole Sandwich australi. La Georgia del Sud è lunga 165 km e larga tra 1 e 35 km, ed è di gran lunga la maggiore isola del territorio. Le isole Sandwich australi sorgono circa 700 km a sud-est della Georgia del Sud. 1. L'area totale del territorio ammonta a 3.903 km². 2. Poiché la popolazione della Georgia del Sud e isole Sandwich australi è davvero ridottissima, a causa del clima rigido e alla distanza dal continente, l'attività economica è molto limitata. Le entrate del territorio derivano da erogazione di licenze di pesca, turismo sotto forma di oneri di attracco richiesti alle navi, emissione di francobolli prodotti e stampati nel Regno Unito, e oggi possiamo comprare un lotto a 48 centesimi di dollaro. Sant'Elena è un'isola situata nell'Oceano Atlantico centro-meridionale, costituisce un territorio britannico d'oltremare che comprende anche l'isola di Ascensione e quelle di Tristan da Cunha ed ha avuto questo nome in onore di Sant'Elena di Costantinopoli. L'agricoltura, laddove il suolo vulcanico lo permette, è la base dell'economia dell'isola. Coltivazione principale è quella delle patate. Discreto è l'allevamento di bestiame, bovini, ovini, caprini e animali da cortile. Buoni sono anche i risultati della pesca nelle acque che circondano l'isola. Importanti a livello locale è anche la produzione di lino e ortaggi. 2. E oggi possiamo comprare un lotto a 47 centesimi di dollaro. Le isole Pitcairn sono un arcipelago composto da 4 isole vulcaniche, situato nell'Oceano Pacifico meridionale. Il nome deriva da quello dell'isola di Pitcairn, l'unica isola abitata e dove si trova il capoluogo Adamstown.
Le isole sono conosciute per essere la patria degli ammutinati del Bounty e delle loro mogli tahitiane. Evento raccontato in numerosi libri e film. 5. Questa eredità è ancora evidente dai cognomi di molti dei loro abitanti. Nel 2017 la popolazione era composta da 49 abitanti, altre piccole entrate arrivano dalla vendita di pesce, prodotti agricoli e manufatti in legno alle navi di passaggio. I prodotti agricoli sono soprattutto miele, frutta e verdura. I piani di sviluppo dell'isola prevedono di incentivare la promozione dell'isola come meta turistica. E oggi possiamo comprare un lotto a 47 centesimi di dollaro. La Dominica è uno stato insulare del Mare dei Caraibi, democrazia parlamentare all'interno del Commonwealth con capitale la città di Roseau. Appartenente all'arcipelago delle Piccole Antille, l'isola è situata a metà strada tra le isole della Guadalupe e della Martinica. Il sistema economico dipende in larga parte dall'agricoltura, specialmente dalla coltivazione delle banane. Il 40% dei lavoratori del paese è impiegato nel settore agricolo. Le esportazioni riguardano soprattutto prodotti della terra, banane, olio di alloro, succhi e arance. Vi sono alcune industrie: sapone, olio di noce di cocco, turismo, copra, mobili, cemento, calzature, che occupano il 32% della forza lavoro. E oggi possiamo comprare un lotto a 47 centesimi di dollaro. L'isola Heard e le isole McDonald sono isole disabitate che si trovano nei mari antartici, a circa 2/3 di distanza tra il Madagascar e l'Antartide. Esse costituiscono un territorio esterno australiano dal 1947 e contengono i due soli vulcani attivi presenti sul territorio australiano, uno dei quali, Mawson Peak, è anche la montagna australiana più elevata, con 2745 metri. L'arcipelago si estende su una superficie di 372 km², come molti altri territori esterni. L'amministrazione è curata direttamente dal governo centrale australiano, specificamente dalla Divisione Antartica Australiana del Dipartimento dell'Ambiente e del Patrimonio, che si trova a Hobart e che amministra anche il territorio antartico australiano. Sono abitate da numerose specie di foche e di uccelli marini. Le isole fanno parte di una riserva marina ampia 65.000 km² e sono visitate principalmente per scopi di ricerca. E oggi possiamo comprare un lotto a 46 centesimi di dollaro. Niue è uno stato insulare dell'Oceano Pacifico meridionale, sito 2400 km a nord-est della Nuova Zelanda, all'interno di un triangolo formato da Tonga a ovest, Samoa a nord e le isole Cook a est. Dal 1974 mantiene uno status di libera associazione con la Nuova Zelanda. Nell'agosto del 2005 un'azienda mineraria australiana, la Yamarna Goldfields, affermò di avere scoperto un grandissimo giacimento di uranio. La notizia si rivelò completamente falsa e i cospiratori vennero arrestati per insider trading. 8. Sull'isola sono completamente assenti attività minerarie. E oggi possiamo comprare un lotto a 46 centesimi di dollaro.
Anguilla è un territorio d'oltremare britannico situato nei Caraibi, il più a nord delle isole sopravvento settentrionali, Leeward Islands, nelle piccole Antille. Consiste in 5 isole, con capitale Elf Valley situata nell'isola principale Anguilla. L'area totale del territorio è 102 km². Con una popolazione approssimativa di 14.000 persone, le maggiori risorse economiche dell'isola sono la pesca e il turismo. Ma le regole finanziarie e bancarie da paradiso fiscale hanno fatto crescere l'economia di questo paese negli ultimi anni. E oggi possiamo comprare un lotto a 46 centesimi di dollaro. L'isola Norfolk è l'isola principale dell'omonimo piccolo arcipelago dell'Oceano Pacifico, con il quale forma il territorio dell'isola Norfolk. Il territorio è situato ad est dell'Australia, tra la Nuova Zelanda e la Nuova Caledonia. Ha una superficie di 34 km² e fa parte dei territori esterni australiani. La popolazione dell'isola Norfolk era di 1853 abitanti e oggi possiamo comprare un lotto a 45 centesimi di dollaro. L'isola Norfolk è l'isola principale dell'omonimo piccolo arcipelago dell'Oceano Pacifico, con il quale forma il territorio dell'isola Norfolk. Il territorio è situato ad est dell'Australia, tra la Nuova Zelanda e la Nuova Caledonia. Ha una superficie di 34 km² e fa parte dei territori esterni australiani. La popolazione dell'isola Norfolk era di 1853 abitanti e oggi possiamo comprare un lotto a 45 centesimi di dollaro. Montserrata è un'isola delle piccole Antille, situata nel mare dei Caraibi, nel gruppo delle isole sopravvento settentrionali. È un territorio del Regno Unito. Il nome all'isola fu dato da Cristoforo Colombo quando la scoprì nel 1493 e deriva dal nome del monte presso Barcellona, Catalogna, sul quale sorge il monastero di Montserrat. Dal 1632 l'isola divenne un rifugio di cattolici irlandesi che erano stati cacciati dall'Inghilterra. La sua posizione strategica fu causa di aspre contese fra inglesi e francesi, fino a quando con il Trattato di Versailles del 1783 l'isola passò alla giurisdizione territoriale del Regno d'Inghilterra. E oggi possiamo comprare un lotto a 45 centesimi di dollaro. Spero di esservi stato d'aiuto e mi raccomando usate il mio codice che vi lascio in descrizione per acquistare i territori. Come avete visto la maggior parte sono isolette ma ci sono anche terre con risorse. Un saluto e a presto.